Ciao a tutti ragazzi. E niente, due mondi radicalmente diversi, uno dopo l'altro. Questo era per farvi capire un po' che qui abbiamo un po' veramente un po' di tutto. Allora, partirei da zero. Io ho già fatto una video recensione riguardo il Phantom. Io non le chiamo recensioni, ma non sono recensioni, sono delle chiacchierate, perché poi a livello tecnico, come spesso dico, non entro troppo nei particolari, perché mi piace portare l'aspetto emotivo dello strumento, quello che mi arriva anche, magari anche in modo istintivo. Può anche capitare che qualcuno mi dica: guarda, ti sei dimenticato una cosa piuttosto che l'altra. Effettivamente succede, ma è perché mi piace approfondire quel tanto che basta per non perdere anche l'aspetto, così diciamo, entusiasta e iniziale, la sensazione iniziale, l'impronta che lascia immediatamente uno strumento. Io devo dire che ho capito, nella scorsa recensione, che adesso vi metto anche la scheda, la complessità e le possibilità di questa, ho percepito le possibilità di questa macchina. Dall'altra parte è anche una macchina che, una tastiera molto vasta, e quindi si potrebbe finire per trovarsi in un mare sconfinato da navigare. Mi faceva piacere anche portarvi il lato, diciamo, della tastiera, che in questo caso è 88 tasti, l'altra volta avevo una tastiera synth davanti e quindi è differente. Diciamo che la tastiera è molto bella, ha i tasti in legno, è una tastiera che risponde in modo estremamente professionale, diciamo, e si adatta di più a questo tipo di sound, che è quello del V piano, nel senso che questa contiene il V piano, e quindi i modelli fisici proposti da Roland, anche nell'RD 2000 e precedentemente nel V piano, proprio lo strumento. Ora, la risposta è ottima, devo dire. I pianoforti sono molti e sono quelli che ci sono anche nell'RD 2000, i titoli. Chiaramente c'è una leggera differenza sonora, così a orecchio mio personale. Ho l'impressione che ci sia una differenza rispetto a RD 2000, che forse dipende da come risponde la tastiera, credo. E anche dal suono generale di questa, che probabilmente, proprio perché deve occuparsi di un po' di tutto, ha un altro sound, più. Adesso dirò una stupidaggine, sicuramente mi diranno: no, guarda, sono gli stessi, è la stessa cosa, l'audio in uscita è identico, è tutto uguale, ma non lo so, la sento leggermente diversa, probabilmente davvero è la tastiera. Sento un impatto un po' più fermo, preciso, diciamo, non che RD non lo, RD è un po' più tondo come risultato sonoro, ma insomma questa è solo un'impressione che probabilmente, come dicevo, è data dalla tastiera. Abbiamo questi pianoforti, sono tantissimi, sono gli stessi, hanno gli stessi nomi. Questi sono quelli V piano che vengono proposti, me li ricordo benissimo perché c'erano su. Ecco, ora, quando all'inizio vi stavo dicendo, parlavo della vastità di questa tastiera, perché quando l'accendete, per esempio, non è così semplice trovarsi, ci si trova di fronte a suoni molto vasti, come quelli che avete sentito prima, molto aperti da sound design, così. Bisogna andare sui suoni singoli, e all'inizio magari si tende a schiacciare qui acoustic piano, non succede quello che vi aspettate, ma perché in realtà state lavorando su una scena più complessa, una performance, diciamo. Se ci fate caso, ci sono molte più lampadine, diciamo, che poi sono le parti che compongono il suono. Quindi in questo caso, per esempio, se io metto un piano, non succede quello che speravo accadesse, e in realtà devo
essere in single, non salvo quello che ho appena fatto, e mi ritrovo sui suoni singoli. Tornando ai pianoforti, avete sentito? C'è una risposta comunque ottima da parte della tastiera su questi che sono suoni a modelli fisici, che sono suoni che hanno una vita, diciamo, propria. Che non sono a campionamento. È un mondo che va esplorato e che è sempre in espansione, diciamo. Poi in realtà ci sono dei pianoforti anche quando vedete da V piano si passa a Z core, e qui andiamo nei pianoforti che invece sono quelli più tradizionali a campionamento. Per quello che riguarda i pianoforti la tastiera risponde benissimo e i suoni sono quelli, insomma, che Roland ha sviluppato ultimamente, in parte. Qui ci sono un po' di piani elettrici con effetti di vario genere. Ce ne sono veramente per tutti i gusti, chiaramente. Dino. Anche più sperimentali, fino ad arrivare a suoni che di derivazione, diciamo, analogica, che venivano considerati dei pianoforti suonati dai synth. Molto interessanti, e fino ad arrivare agli FM. Ce ne sono un po'. Insomma. Sono molto belli, ce ne sono veramente tantissimi, quindi. Questo è un elettromeccanico. Sono un po' tutti da esplorare, sono davvero tanti, quindi ecco, diciamo che non manca la varietà. Alcuni, devo dire, suonano estremamente bene adesso in cuffia, altri sono un po' più piccini, ma c'è una grossa differenza. Ce ne sono alcuni di estremo impatto, che hanno una bella intenzione. Ecco, mettiamola così, una cosa importantissima. Quando la si accende, si va sui singoli e si sentono i primi suoni a disposizione, per esempio torno ai pianoforti, molto spesso può capitare che si stia ascoltando quello che, la mia percezione è questa, quello che è una specie di presentazione iniziale della base, della natura dei suoni. In realtà sono messi dopo. I suoni con una personalità arrivano dopo. Ecco, questo potrebbe fuorviare un po' magari l'impatto iniziale. L'impatto iniziale è di sound design, nel senso che parte quel cinema di cui parlavamo prima, dove avete sentito tutto quel mare. Ora io sto facendo questi discorsi dopo aver fatto, come vi dicevo, già una recensione, quindi volevo completare un po' la mia impressione. Che, come vi dicevo, io porto sempre una parte
emotiva di risposta dello strumento, che è quella che preferisco portare, perché a livello tecnico, tra l'altro, queste sono complicatissime. Ci sarebbero da fare 10 puntate per spiegare passo dopo passo. Nella scorsa, diciamo così, chiamiamola review, ero entrato un po' di più in quella che era la parte tecnica, il filtro analogico, tutta una serie di cose importantissime che poi anche qui magari vedremo, ci passerò, però volevo portarvi quello che era l'effetto. Ho capito questa cosa sonora, tornando al fatto di qual è il mio intento, e questo potrebbe fuorviare, nel senso che molto spesso alcuni suoni, ecco, gli organi diciamo che sinceramente già l'altra volta l'avevo detto, prima ci sono stato sopra un po', e ci sono delle cose che ci sono delle bellissime cose che riguardano i vecchi, delle alternative all'organo che mi piacciono moltissimo perché sono molto genuine, cioè più che organi veri mi piacciono gli organi tipo del D50, perché hanno una loro personalità, un loro motivo di esistere. Gli organi pensati come clone dell'Hammond qui abbiamo la modulation che dosa la velocità del rotary. Ecco, diciamo che per quello che riguarda la parte organi, lì si sa, dipende anche da qual è l'importanza che date agli organi, nel senso che l'importanza che date all'Hammond, nel senso che, o piuttosto che all'Hammond, piuttosto che a tutti quelli che sono organi elettronici e cose del genere, se siete musicisti che fanno un po' che vogliono una macchina che permetta di fare un po' di tutto, ci si può lavorare. Se volevate un clone Hammond, diciamo, ecco, non è lo strumento adatto. Qui abbiamo poi tutte quelle che sono le chise, quindi clavinet. Cioè, è un bel suono, sicuramente ci si può lavorare. Ci si può lavorare. La cosa carina è che tutte le volte poi ci sono anche questi suoni di derivazione sintetica, diciamo, che sono fatti molto bene, perché io li trovo molto interessanti. Di solito anche nel nome c'è il riferimento alla tastiera Roland a cui si ispirano come sintesi. E sono molto belli quelli, mi piacciono molto. Poi ce ne sono tanti, ci sono le celesta e le fisarmoniche, qualsiasi cosa dentro, c'è veramente qualsiasi cosa, chitarre di tutti i tipi, bassi di tutti i tipi, che chiaramente poi sfociano in quella che è la parte sintetica e qui sono veramente il filtro, si può scegliere il tipo di filtro, si può fare. Quando si entra in nella parte, diciamo, della sintesi, diventa interessante più che altro perché si può giocare con quelli che sono i parametri che compongono il suono, i tipi di oscillatori, PCM. Questo per esempio è un PCM, però se vado su Virtual Analog si trasforma, perché entriamo nel Virtual Analog. Posso scegliere la forma d'onda, non so se vedete qui, questo è il tipo di oscillatore, che può essere Virtual Analog, può essere questa Super Saw per esempio,
ritorno al virtual analogo. Qui abbiamo la forma d'onda, la pulse width, la pulse modulation, tutto il resto, si possono assegnare tutte le cose che vogliamo. Adesso torno. Abbiamo tutti i parametri e oltretutto il filtro possiamo sceglierlo. I tipi di filtro. Siamo arrivati alla sezione strings. Anche qui abbiamo un mare di suoni. Sono molto belli e ce n'è per tutti i gusti. Ricordiamo che questi suoni possono chiaramente essere miscelati in tutte quelle che erano quelle performance che avete sentito prima e quindi raggiungere sono molto, molto potenti, molto. Poi ci sono anche dei rimandi ai vecchi modelli Roland, il D50, piuttosto che poi tutti gli strings, quelli invece, quelli più da camera. Tutti pizzicati, tutto quello che volete, c'è veramente di tutto. Divisi per orchestra. Chiaramente tutte queste, sentite anche come sono tutte diverse. Mescolate anche con dei brass. Sono molto belli, eh? Poi, come vedete, per ognuna delle categorie poi c'è una sottocategoria. Questi sono sezione di trombe. Poi abbiamo, come vi dicevo, qui ci sono la categoria, apre questa finestra, poi ci sono le sottocategorie, quindi in questo caso si entra in quelli chiaramente che sono i synth press. E qui c'è una potenza impressionante. Questi sono davvero belli, tutte queste cose sono veramente belle. Qui rimandi al CS. E qui
come vi dicevo, si può anche entrare in quella che è poi, qui schiacciando parametri, si può entrare in quella che è poi un editing, diciamo, approfondito del tipo di sintesi che si sta utilizzando. Quindi in questo caso Virtual Analog c'è questa saw che sta suonando e ci sono tutti i parametri, si sceglie il tipo di filtro, in questo caso stiamo usando questo tipo di filtro, ma volendo possiamo cambiarlo in stile, diciamo, per ogni il filtro, diciamo, in stile JP, in stile Moog, e poi passa alto, passa basso e compagnia. Ecco, diciamo che la parte di sintesi, adesso per farvi capire, lavora molto bene, cioè si può veramente raggiungere un ottimo risultato. Questi sono tutti bellissimi, ragazzi. La parte di sintesi è davvero molto appassionante, molto bella. Sentite come suona. Ce ne sono tantissimi, i suoni sono tantissimi. Alcuni sono di derivazione Virtual Analog, altri invece sono PCM, come vedete, come potete vedere. E la differenza si sente, soprattutto in certi ambiti. Quindi esco ancora. Ecco, bisogna fare un po' attenzione. Per questo poi fondamentalmente la tastiera parte dalle scene, perché sulle scene ci possiamo fare, come si dice, apparecchiare una situazione che poi possiamo mantenere per cambiare. Poi, come avete visto all'inizio, io cambiavo da un preset all'altro e quello che rimanevano i suoni era tutto un altro mondo rispetto a questo, dove sto sentendo i suoni singoli, cori, synth di ogni genere, quello che ho usato all'inizio, per esempio. Ce ne sono. Insomma, c'è una certa cattiveria. Poi chiaramente tutto questo su tutto questo si può lavorare con la DSR, si può decidere se questa è la DSR per l'amplificatore, per il filtro, per il pitch. Si può fare davvero qualsiasi cosa con questa parte dedicata alla sintesi, è molto molto profonda, molto interessante. Poi ci sono i pad che sono chiaramente infiniti. Ce ne sono 1 miliardo. Ecco, voglio dire, questo è un esempio di ma ci sono veramente tantissimi di questo tipo di suoni, e questi sono quelli che poi compongono fondamentalmente quelle meravigliose patch iniziali che avete sentito, che sono articolatissime, ma comunque
Sentite, basta toccare. Sono bellissimi, questi sono veramente bellissimi. Poi ci sono le batterie, ci sono tutte quelle acustiche chiaramente, ma a me personalmente quelle che piacciono sono quelle invece di derivazione così un po' più... Queste cose fino ad arrivare poi chiaramente a quelle che insomma è normale, Roland. E di queste ce ne sono tantissime, ma insomma qui le potete perlustrare tranquillamente. I generi sono i più svariati. Devo dire che suonano molto bene queste, quindi a livello produttivo chiaramente si può lavorarci, e poi c'è la possibilità di creare dei programmi e metterli in queste patch iniziali, e poi niente, da lì creare poi delle scene e la cosa è esponenziale, diciamo, fino ad arrivare ad avere appunto quella situazione dove eravamo prima. Con questi slider potete lavorare sul suono come volete, fare anche dei tentativi, perché i preset che vengono proposti poi nascondono chiaramente una vita loro interna, queste scene, e possiamo perlustrarle e scoprire che cosa succede. E questa dal punto di vista del sound design è veramente profonda, la potenza cioè, le possibilità sono enormi. Poi abbiamo collegare in CV Gate, quindi usare un segnale elettrico, diciamo come si faceva un tempo, non con il MIDI, ma con un segnale elettrico per accoppiare questa ad altri strumenti che utilizzano quel tipo di protocollo, diciamo, chiamiamolo così, per sincronizzarsi. E quindi questo può essere interessante soprattutto perché con uno strumento diciamo alla vecchia si può interagire e quindi creare questo matrimonio fra mondi lontanissimi. E quindi insomma torniamo. Ecco, poi l'ultima cosa, nei pianoforti ci sono chiaramente anche ci sono delle riproduzioni, questo Electric Grand, ma in generale un po' di storico, diciamo, Roland e non solo. Sono interessanti queste cose perché comunque rimandano a un mondo che rivissuto oggi dal punto di vista produttivo potrebbe addirittura essere interessante, perché insomma ormai è passato talmente tanto tempo che si entra nel vintage, diciamo. Poi ecco, qui per concludere direi questo. Mi sembra uno strumento molto adatto alla produzione, nel senso che sono convinto che chi entra in un negozio e lo prova
può rimanere un po' scottato da alcune cose, da alcuni meccanismi che incontra e alcuni suoni anche che incontra, che secondo me non rendono esattamente giustizia a quelle che sono le possibilità. Ora è anche vero che uno può anche dire sì, vabbè, ma io voglio comprarmi una cosa che funzioni pronti via. Ecco, forse questa non è una cosa da comprare in quel caso, questa è una cosa da comprare se si vuole, se si è amanti del suono Roland, prima di tutto, e di alcuni suoni Roland in particolare, e si vuole sfruttare questo meccanismo e questa potenzialità davvero vasta per generare musica, per creare musica o sound design o cose del genere. Come avete sentito prima, la parte di sound design è evidentemente in primo piano quando la si accende. Poi sì, c'è tutto volendo, c'è qualsiasi cosa, a campionamento, a modelli fisici, virtual analog, PCM, tutto quanto che si può miscelare in tutti i modi. Ora si tratta di capire se avete voglia e intenzione di fare questa cosa. Io credo che valga la pena di acquistarla nel momento in cui si ha quel tipo di intenzione. Detto questo, è comunque, questo per rendere giustizia, uno strumento che può fare anche da pianoforte, ha una tastiera bellissima, o da piano elettrico, ha una tastiera bellissima con la quale si può suonare qualsiasi cosa, nel senso. E anche questa cosa qui. Poi sentite anche la qualità degli effetti e tutto il resto, il filtro analogico, tutta una serie di cose che si possono fare che anche nell'altro video ho descritto a modo mio, ragazzi, sempre so già che chi è dentro queste cose potrebbe dirmi non hai capito questo, però vabbè, io vi porto quella che è la mia, nelle mie possibilità, quella che è la mia sensazione personale. Quindi, detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, provatela, andate a provarla, perché comunque se superate l'impatto iniziale poi si apre davvero un mondo. Vi ringrazio, vi saluto e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere mie notizie quando faccio qualcosa, per essere inseguiti diciamo, e disturbati da me. Comunque, a parte gli scherzi, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che mi seguono e vi mando un abbraccio, vi saluto, a presto, ciao ciao.